Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere appunto con i tarocchi Grange, questo meraviglioso mazzo che è basato ovviamente sul sistema RVS, ma è comunque ispirato agli anni 90 ovviamente del Novecento e alla nascita proprio di questo movimento artistico e soprattutto in particolar modo fenomeno musicale appunto del Grange che è nato a Seattle. Dunque, ovviamente questo mazzo ci seguirà per tutta appunto la lettura, una lettura che appunto sarà inerente, come avrete notato appunto nel titolo, ad una storia o comunque ad una frequentazione che voi avete interrotto con una determinata persona proprio perché non vi siete mai effettivamente fidate ciecamente di questa persona o comunque c'era qualcosa di questa persona che obiettivamente non vi tornava, qualcosa che a livello diciamo di istinto a pelle non vi piaceva. Dunque siete in questa stesa per cercare di capire se obiettivamente i vostri dubbi, le vostre perplessità erano appunto fondate e fondati oppure se c'è ancora un margine, diciamo, di speranza, diciamo, una sorta di recupero. Cerchiamo però soprattutto di capire dunque effettivamente le vostre compatibilità, cioè compatibilità ovviamente caratteriale, mentale, ma anche emotiva e ovviamente anche fisica e passionale con questa persona. Cerchiamo anche di capire che cosa questa persona ovviamente cerchi in voi o comunque cercava in voi, cosa veramente voleva, ovviamente che cosa invece avreste voluto voi e quindi tutte le affinità tra voi e questa persona, ma anche ovviamente le divergenze, con anche ovviamente una carta in riferimento ovviamente al futuro, d'accordo? Dunque iniziamo a mescolare il mazzo e dunque per il principio di sincronicità andremo appunto ad occuparci di una persona che voi avete conosciuto, incontrato giorni fa, tempo fa, con la quale c'era comunque una storia o anche semplicemente una frequentazione o anche semplicemente una conoscenza embrionale. Ecco, conoscenza che avete comunque bloccato, interrotto, messo in stand-by o chiuso definitivamente, perché appunto di questa persona non vi siete mai del tutto fidate. Dunque cerchiamo di capire obiettivamente che cosa effettivamente voleva questa persona da voi, che tipologia di carattere, temperamento, idee, progetti ovviamente aveva questa persona in riferimento a voi e al vostro futuro. Quindi cerchiamo di capire obiettivamente se ci avete visto giusto con una stesa che sino ad ora non ho mai usato sul canale, una stesa che comunque ovviamente implica l'uso di un certo numero di carte e di conseguenza cerchiamo appunto di capire come potrebbe poi procedere ovviamente la cosa, cioè se ovviamente può essere riaperta da quest'altra persona oppure se non ci sarà alcun tentativo. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allora io sposto appunto momentaneamente il mazzo altrove proprio per appunto lasciare più spazio possibile appunto alla lettura e dunque appunto
Iniziamo ovviamente con la prima carta che si trova in questa posizione e ovviamente è inerente a cosa veramente voleva questa persona da voi. In seconda posizione, cosa invece volevate ovviamente voi. In terza posizione ovviamente le divergenze, cioè su cosa non andavate d'accordo, e in quest'altra appunto posizione, in quarta posizione, le affinità, cioè che cosa obiettivamente avevate in comune. Nella parte centrale abbiamo ovviamente cuore, corpo e mente, cioè le compatibilità emotive tra voi e questa persona, compatibilità fisiche e compatibilità mentali, e infine in quest'ultima ovviamente carta il futuro, quindi se questa persona eventualmente farà dei tentativi oppure se è una storia che rimarrà comunque giustamente chiusa. Vediamo dunque, in prima posizione abbiamo detto che cosa cercava veramente l'altra persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, ragazzi, questa carta può apparire, e lo è in realtà, una carta molto positiva circa ovviamente la volontà che spingeva questa persona verso di voi, però può nascondere anche delle insidie. Perché? Vedete, questa è una carta che ovviamente raffigura una famiglia, mamma, papà e ovviamente 2 figli, che vivono apparentemente felicemente dopo evidentemente un momento di difficoltà. Da cosa lo capiamo? Dall'arcobaleno, che ovviamente è un elemento che va in qualche modo a sancire la fine ovviamente di una grande pioggia o comunque di un momento di tempesta, d'accordo? Quindi questa persona vedeva in voi una sorta di schiarita dopo la pioggia, quindi una schiarita dopo problemi comunque importanti che questa persona ha vissuto o nell'ambito della propria famiglia di origine, perché la carta del 10 di coppe parla proprio di famiglia, oppure nell'ambito di una famiglia esistente che lui aveva con un'altra donna. Perché ovviamente il 10 di coppe parla di una persona che ha già famiglia, quindi o una famiglia, vi ripeto, d'origine, oppure una famiglia formata da ovviamente lui, un'altra donna e addirittura anche possibili figli. Una situazione però che prevede conflitti domestici e comunque relazioni conflittuali molto negative, dolorose, quindi situazioni negative che questa persona vive quotidianamente nella sua appunto quotidianità, e vedeva in voi proprio come questo arcobaleno, cioè il sereno che torna dopo una grande tempesta. Quindi un attimo di felicità, una gioia immediata, una sorta di breve tregua in una situazione comunque di difficoltà. Quindi è vero che il 10 di coppe è il tripudio dell'amore, ma è anche vero che può rappresentare un bisogno, diciamo egoistico, di vivere dei momenti, seppur brevi, di felicità, lasciandosi alle spalle una negatività familiare di un certo peso. D'accordo? Quindi questa potrebbe essere stata una persona impegnata, e magari appunto non avervelo detto, che ha cercato in voi non necessariamente e solo lo sfogo fisico, ma momenti di felicità inerenti ovviamente ad una vita invece profondamente infelice che lui sta vivendo con un'altra persona, oppure momenti di infelicità che lui appunto sta vivendo nell'ambito della propria famiglia di origine. Quindi potrebbe essere una persona che ha dei rapporti familiari molto tesi e negativi, quindi con la propria madre e con il proprio padre, o in particolare ovviamente con uno dei 2. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che ha visto in voi un, diciamo, oasi nel deserto, però ovviamente vivendovi, vi ripeto, in maniera piuttosto egoistica, cioè come quell'elemento in più che si può inserire ovviamente nel proprio ambito familiare
e che possa portare equilibrio, gioia e felicità, ovviamente anche se solo momentanea, appunto, nella sua esistenza. Perché ovviamente parliamo di una gioia momentanea? Perché il 10 di coppe, ovviamente, è l'ultima carta numerale delle carte appunto del seme di coppe, di conseguenza rappresenta appunto una sorta di ciclicità che va a chiudersi e poi però ovviamente a ricominciare. Quindi comunque è una persona che dà per scontato che la sua situazione familiare non vada più di tanto a modificarsi o a migliorare e di conseguenza che abbia sempre bisogno, diciamo, ogni tanto di una sorta di approvvigionamento di felicità, quella goccia di felicità che voi appunto potreste dargli, d'accordo? Nel vedervi o nel sentirvi. Quindi è una persona che dà per scontato che, per esempio, i rapporti con la propria famiglia di origine permarranno sempre tesi, ma soprattutto, e qui ovviamente è il nocciolo della questione, nel caso in cui sia una persona impegnata, assolutamente, ovviamente, dà per scontato il fatto di non allontanarsi mai dalla compagna ufficiale, ma di avere bisogno di una terza persona da vedere, sentire ogni tanto e che gli possa regalare questo arcobaleno, quindi un momento di felicità. D'accordo? Quindi attenzione all'estrema positività del 10 di coppe, perché comunque ovviamente va analizzato molto bene ovviamente questo arcano e questo mazzo proprio iconograficamente ce lo fa capire immediatamente che obiettivamente è un arcano da non vedere vivere sempre come una gioia assoluta. D'accordo? Ma è un arcano che può nascondere molte insidie. Vediamo invece in questa posizione ovviamente la vostra appunto posizione, cioè ovviamente che cosa invece cercavate voi da questo rapporto, cosa avreste ovviamente voluto. E qui abbiamo il 10 di denari, che è una carta ovviamente molto diversa dal 10 di coppe. Perché? Come potete appunto notare, qui abbiamo una famiglia, anche in questo caso, quindi un rapporto che parla di pentacoli, quindi stabili, parla di terra, i pentacoli si legano ai 3 segni di terra, quindi Toro, Vergine, Capricorno, quindi concretezza, stabilità, solidità, presenza, rapporti a lungo termine ovviamente, basati dunque su una grande appunto stabilità, non solo emotiva ma anche pratica. Quindi obiettivamente quello che stavate cercando voi è effettivamente un rapporto decisamente molto più maturo rispetto a quello che cercava lui. Cioè, dal vostro punto di vista, non deve esserci solo passione, erotismo, ma un rapporto stabile, solido, nel tempo, equilibrato, cioè non il vedersi una volta ogni 4 settimane o il sentirsi una volta ogni 2 o 3 giorni, ma una certa quotidianità che vi rassicura, vedete, vi fa sentire al sicuro, tutti sotto lo stesso tetto. I pentacoli parlano ovviamente anche di ricchezza, in questo caso una ricchezza anche d'animo, cioè una persona profonda che non vi voglia soltanto, diciamo, come momento di gioia in una vita comunque pesante e dolorosa, ma una persona che sappia comunque esservi vicina anche nei vostri momenti dolorosi, cioè che non cerchi solo da voi energeticamente della positività per poi non restituirvi nulla. Cioè voi avete bisogno di, vi ripeto, pentacoli, cioè qualcosa di stabile, di solido, che porti ovviamente ad un benessere pratico, ma anche ad un benessere ovviamente interiore. Quindi sentirsi un po' con le spalle coperte e i piedi ben poggiati a terra. Quindi non momenti e attimi di felicità, ma qualcosa di solido, di stabile, di duraturo. Vedete, queste 3 persone sono sedute, quindi hanno una posizione molto diversa rispetto a questa famiglia del 10 di coppe, che si ritrova in un momento di felicità per poter gustare tutti questi gelati.
Ma ovviamente prima o poi il gelato finisce, quindi così anche ovviamente metaforicamente la gioia. In questo caso invece i pentacoli sono un per sempre. È la terra che poggia sotto i piedi. D'accordo? Vedete, stanno guardando ovviamente questa finestra dove all'orizzonte si vede un sole molto forte che richiama ovviamente la lucentezza dei pentacoli. Quindi una stabilità anche futura, in riferimento ovviamente a questo orizzonte che metaforicamente ci riporta al pensiero appunto del lontano, del futuro. Quindi in realtà voi stavate cercando qualcosa di meno caduco, meno centellinato, qualcosa ovviamente di molto più stabile, che ovviamente questa persona però non aveva intenzione di darvi, perché lui cercava dei momenti di felicità, voi cercavate la felicità, è ben diverso, quindi cercavate una persona forte, una persona stabile, una persona equilibrata. Questa è una persona egoista, che per carità può aver avuto sicuramente i suoi problemi, però ovviamente non può pensare di usare gli altri come appunto bastone per la vecchiaia e ovviamente in qualche modo sfruttare la presenza dell'altra persona per vivere felice e serena e poi obiettivamente non ricambiare, contraccambiare o addirittura permanere ab eterno in un rapporto terzo con una compagna ufficiale, magari con figli. Quindi attenzione anche alle false promesse che questa persona potrebbe appunto avervi raccontato. D'accordo? Dunque, vediamo in ovviamente terza posizione le divergenze, cioè i punti su cui obiettivamente voi e questa persona non vi siete mai trovati e ahimè non vi sareste comunque mai trovati, cioè i punti di scontro su cosa siete obiettivamente profondamente diversi. E qui abbiamo la carta dell'otto di bastoni. Allora ragazzi, la carta dell'otto di bastoni ovviamente si rifà, vedete, alle comunicazioni. Questo ragazzo sta ascoltando appunto una musica, quindi delle note musicali che ovviamente ci riportano alle parole. Quindi il problema in questa storia in particolare era legato ovviamente alle comunicazioni, cioè questa persona parlava poco oppure raccontava poco di sé oppure comunque non vi teneva, diciamo in qualche modo, ben aggiornate circa ovviamente la sua vita e sicuramente i fatti, gli eventi più importanti della sua vita che invece avrebbe dovuto raccontarvi. Cioè questa è una persona che tende ovviamente a perdere dei momenti importanti che magari sarebbero serviti, per esempio, al conoscervi meglio e in qualche modo anche a dare a voi più fiducia nei suoi confronti. Quindi questa è una persona che si è praticamente tirata la zappa sui piedi. Obiettivamente, vi ripeto, è una persona che ha perso tempo anche per una sorta di pigrizia, di lentezza, perché l'otto di bastoni rappresenta la velocità in accezione negativa, al contrario ovviamente la lentezza, il procrastinare delle scelte, delle decisioni, dei movimenti che obiettivamente hanno annoiato in particolar modo voi e comunque vi hanno creato dei forti dubbi, perché questa persona vi raccontava troppo poco di sé, non vi rendeva partecipe della sua esistenza. E quindi una persona che ha perso l'attimo, ha perso delle occasioni importanti per potervi raccontare qualcosa in più, magari proprio di queste problematiche che lui aveva alle spalle. Magari è una persona che non vi ha mai confidato di, per esempio, avere delle problematiche genitoriali di una certa gravità. O è una persona che non vi ha mai detto la verità circa il suo status sentimentale, cioè per esempio di essere impegnato. D'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente o comunicava poco o male. Quindi in realtà non è stata questa persona in grado di gestire il vostro rapporto, perché l'otto di bastoni in accezione negativa parla proprio dell'essere impreparati nel gestire un nuovo cammino con un'altra persona.
Quindi le idee probabilmente anche c'erano da parte di questa persona, però obiettivamente è una persona che non ha saputo cogliere al volo l'occasione. Quindi una persona che ha perso tempo, una persona che non ha avuto la, diciamo, giusta energia, perché parliamo di bastoni che rappresentano appunto l'energia per affrontare una nuova quotidianità con voi. D'accordo? Oppure, vedete, questo ragazzo indossa delle cuffie. L'8 di bastoni può rappresentare una persona che non sa ascoltare, quindi una persona che obiettivamente non riusciva in qualche modo a capirvi, a comprendervi, a leggere anche nelle vostre emozioni più intime. Quindi una persona che da un punto di vista comunicativo ha delle grosse falle, quindi non sa comunicare. E ahimè, venendomi ovviamente l'8 di bastoni in questa posizione, sicuramente è una problematica che si sarebbe ovviamente portato avanti per lungo tempo nell'ambito del vostro rapporto, se non addirittura per sempre, perché obiettivamente queste sono le divergenze principali tra voi. Quindi è una persona che, vi ripeto, non sa comunicare o non sa ascoltare. Quindi non è una persona empatica, non è una persona compassionevole, non è una persona che crede nella comunicazione. A volte la ritiene superflua e soprattutto, vi ripeto, l'8 di bastoni in accezione negativa può essere inerente al non detto, quindi bugie, omissioni e menzogne. Quindi non è una persona spontanea e pulita, come invece è tipico dei bastoni. Quindi una persona che potrebbe riflettere tanto e troppo prima di dire qualcosa. D'accordo? Una persona che non sa comunicare o potrebbe nascondere delle grandi verità. Quindi sicuramente questo è un problema, Vediamo in questa posizione ovviamente invece le affinità tra voi e questa persona, su cosa sareste comunque andati d'accordo. La carta della luna. Allora, sicuramente entrambi comunque siete due persone molto passionali, siete due persone molto sensuali, che amate molto ovviamente l'approccio erotico. La luna appunto parla di fecondità, soprattutto da un punto di vista appunto fisico, parla di, diciamo, bellezza fisica, bellezza estetica, femminilità, o comunque diciamo tutti quegli aspetti che possono aver, diciamo, portato questa persona ad avvicinarsi a voi. Cioè una persona che vi ha sempre visto come una sorta di ideale femminile di bellezza. D'accordo? La carta della luna è legata appunto al segno del cancro, quindi alla femminilità, quindi alla sensualità, anche a quel comportamento a volte materno che obiettivamente lo faceva sentire al sicuro. Ecco, vedete, 10 di coppe, lui si sentiva al sicuro, ma voi? Cioè questa è una persona che cercava molto in voi delle rassicurazioni, ma obiettivamente non era in grado appunto di darvene. 8 di bastoni in accezione negativa, quindi non sapeva venirvi incontro, non sapeva consigliarvi, non sapeva consolarvi, quindi una persona che non sapeva ascoltare, vi ripeto. La carta della luna, ovviamente essendo legata al segno del cancro, riporta certamente anche all'infanzia. Quindi potreste aver avuto la stessa infanzia o comunque, diciamo, rapporti genitoriali similari o comunque un imprinting familiare similare. Quindi potreste esservi trovati proprio grazie a, diciamo, delle somiglianze legate al passato, quindi potreste aver vissuto per esempio le stesse esperienze anche appunto in amore che hanno segnato ugualmente entrambi. Perché, vi ripeto, la luna è legata al segno del cancro, quindi anche al passato, all'infanzia, all'adolescenza, quindi a momenti sicuramente precedenti il vostro incontrarvi. La luna parla di forti emozioni, quindi sia voi che ovviamente questa persona siete ovviamente in grado di provare delle forti emozioni nei confronti della vita, nei confronti di altre persone. Vi ripeto, siete persone comunque molto passionali, siete persone con un'energia interiore molto forte, molto potente. Però ovviamente, ragazzi, un rapporto non si costruisce solo sull'interiorità similare, sull'aver vissuto le stesse esperienze sentimentali, sull'aver avuto lo stesso imprinting familiare.
perché ricordiamoci che comunque il problema è l'8 di bastoni. Quindi sicuramente è una persona che in qualche modo, vedete, si è trovata sin da subito, quasi come aver, diciamo, trovato, vedete, una sorta di anima gemella in voi, e una donna obiettivamente molto bella da un punto di vista estetico, quindi che ricalca i suoi canoni estetici, però obiettivamente, vi ripeto, una persona che non sa gestire i sentimenti, non sa ascoltare, non sa comunicare e, ahimè, ovviamente tende a tenere un po' troppe cose nascoste. Ecco, la luna obiettivamente in qualche modo ce lo ribadisce questo concetto, perché la luna parla di segreto, parla di silenzio, parla di situazioni da vivere comunque nell'oscurità, o comunque un'oscurità parziale, perché non è l'oscurità totale ovviamente della carta del diavolo, è la carta della luna, però obiettivamente, se per questa persona comunque la luna non è mai stata un problema e non sarebbe stata ovviamente un problema, per voi evidentemente sì, perché comunque voi invece, vedete, tendete come 10 di pentacoli alla chiarezza, questo sole che in qualche modo appunto rischiara anche delle situazioni oscure. Quindi questa persona in qualche modo sarebbe comunque rimasta in una situazione di oscurità, 8 di bastoni in accezione negativa e 10 di coppe, quindi potrebbe avervi effettivamente nascosto la presenza di un'altra compagna ufficiale, oppure potrebbe appunto avervi nascosto problematiche familiari, però ragazzi particolarmente gravi e impegnative, ovviamente senza però pensare in riferimento al futuro di potervene poi parlare. Cioè questa persona sarebbe ovviamente rimasta nella menzogna, avrebbe continuato a mentirvi. È questo il problema, o comunque omettervi determinati, diciamo, fatti, eventi, comunque elementi importanti evidentemente della sua vita, che vi avrebbe ovviamente fatto comodo conoscere. D'accordo? Quindi sicuramente c'erano dei punti in comune, ma obiettivamente, mentre voi comunque aspiravate ad una maggior chiarezza e comunque guardavate verso il futuro, questa persona tendeva a nascondere delle verità importanti, o comunque non era in grado di comunicarvele, magari se ne vergognava. Per diverso tempo questa persona sarebbe andata ovviamente avanti a nascondervi determinate cose, anche probabilmente per sempre, fino a che voi per esempio non le avreste magari scoperte. E attenzione, vi ripeto ancora questo 10 di coppe, quindi menzogne in riferimento al suo ambito familiare, d'accordo? Quindi o famiglia di origine, oppure comunque in riferimento alla presenza di una terza persona, ovviamente ufficiale, nella sua vita, quindi una moglie, una fidanzata oppure una convivente, e addirittura l'eventuale presenza di figli, d'accordo? Quindi sicuramente ha trovato in voi una sorta di anima gemella, perché c'erano delle forti somiglianze. Però, vi ripeto, obiettivamente, qui le discrepanze in questo caso hanno un gran peso, in particolar modo proprio in virtù di questa luna. Cioè, vi ripeto, voi avreste comunque preferito in qualche modo poi arrivare alla chiarezza, lui invece permanere nel nascondimento. D'accordo? Nel caso in cui, vi faccio un esempio, questa persona sia stata appunto impegnata con un'altra donna e ve lo abbia magari detto, comunicato, questa persona ovviamente, come vi ho detto a inizio stesa, non ha mai pensato, né avrebbe mai pensato di lasciare la compagna ufficiale, mentre voi ovviamente avreste preferito una presa di posizione, una scelta finalmente definitiva. E quindi ad esempio portare appunto alla luce del sole, ad una sorta di ufficializzazione, il vostro rapporto. Vediamo ovviamente le carte nella colonna centrale, quindi parlavamo appunto di cuore, corpo e mente. Dunque, cuore, quindi le compatibilità ovviamente, o in effetti discontinuità, diciamo, per quanto riguarda i sentimenti tra voi e questa persona. Allora, 6 di coppe, ve lo dicevo già con la carta della luna, cioè siete entrambi molto legati al passato, cioè tendete molto spesso ovviamente a rimuginare su situazioni del passato che in qualche modo vi hanno colpito, vi hanno reso felici, ma ahimè anche infelici.
Questa persona rivedeva in voi, so se ve lo ha mai detto, ve lo dico io ovviamente ora, vedeva appunto in voi una persona molto simile ad una donna che lui ha amato molto in passato. Quindi vedeva in voi una donna che appunto gli riportava alla mente una grande, diciamo, storia d'amore, perché parliamo di coppe, che ha vissuto in passato. Quindi nel caso in cui sia una persona impegnata, questa donna del passato potrebbe essere la compagna ufficiale, che ad inizio, per esempio, rapporto aveva determinate caratteristiche che poi ha perso nel tempo e lo hanno poi portato appunto a tradirla con voi. Oppure potrebbe essere un'altra donna che lui ha avuto prima della compagna ufficiale o anche dopo, ovviamente, quindi un'altra donna con cui l'ha tradita, che per lui è stata una donna molto importante. Quindi il 6 di coppe ci parla sicuramente di una persona molto attenta, diciamo, a particolari dettagli che in qualche modo voi avevate e che certo gli piacevano particolarmente 6 di coppe, ma appunto in qualche modo riportavano alla mente un'altra persona che lui ha amato molto in passato. Cioè voi somigliavate molto, anche semplicemente esteticamente o nei comportamenti, nel vostro modo di agire, ad una determinata donna. È chiaro che però, ovviamente ragazzi, questa è una persona che tende a rimanere troppo ancorata al passato. Quindi è sicuramente una persona che, vi ripeto, nel caso in cui sia stata impegnata, veramente faticava molto a staccarsi dalla compagna ufficiale, proprio perché è una persona che non riesce in qualche modo a, diciamo, cambiare il suo presente, perché rimane ancorato come un bambino spaventato al passato. Quindi il 6 di coppe, vedete, ci riporta all'infanzia, quindi all'incapacità in ambito ovviamente sentimentale, emotivo, per quanto riguarda proprio una sorta di equilibrio interiore, ecco, incapacità di crescere. Quindi una persona, diciamo, che sì, prova le emozioni in maniera molto forte, ve lo dicevo con la carta della luna, ma non le sa gestire. 8 di bastoni, non sa comunicare. Il 6 di coppe parla di comportamenti anche a volte eccessivi, di eccessivo sentimentalismo, una persona troppo emotiva, che quindi non sa controllarsi, non sa controllare le sue emozioni. Una persona che potrebbe essere anche gelosa, per esempio, di voi, una persona un po' possessiva. Quindi una persona che si attacca morbosamente al passato e a ciò che reputa suo. Quindi una persona che non sa evolvere, non sa diventare grande. D'accordo? Quindi è una persona che non sa fare a meno di quei punti fissi che ha nella sua vita. Quindi nel caso in cui sia una persona impegnata, ovviamente non riesce a fare a meno della compagna ufficiale, ma qui ci sono dei problemi interiori di una certa importanza. Quindi il passato ciclicamente tende a riemergere. Cosa vi dicevo col 10 di coppe, ragazzi? Questa è una persona che pensa di non riuscire a cambiare la sua vita, che la sua vita non cambierà mai, quindi che ha in qualche modo, diciamo, trovato in voi l'unica oasi nel deserto, quei momenti rari di felicità per poi ritornare di nuovo nella sua disperazione e nei suoi problemi. Vi ripeto, ma è una persona che non ha fiducia obiettivamente nella possibilità di poter recuperare, diciamo, dai dolori del proprio passato, bensì pensa di vivere in una sorta di eterno passato che va a condizionare troppo il suo presente. Quindi è una persona che non sa scegliere, non sa decidere e non sa evolvere, perché rimane ancorata troppo al passato. In questa posizione centrale, invece, ragazzi, cerchiamo di capire appunto le compatibilità fisiche ed erotiche tra voi e questa persona. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Allora, ragazzi, il 9 di bastoni ovviamente ci parla
di sicuramente molto fuoco, parliamo di bastoni, quindi sicuramente vedete molto fuoco, molta passione, una situazione diciamo che prevedeva anche molto spesso momenti eroticamente importanti, però ovviamente ragazzi il 9 di bastoni parla anche di un'incapacità nel lasciarsi andare in maniera totale, totalizzante. In ovviamente altri mazzi più tradizionali il 9 di bastoni è rappresentato generalmente da un guerriero o una guerriera che in qualche modo si proteggono appunto dal resto da una palizzata. Ecco, in questo caso si sta proteggendo questa giovane obiettivamente da queste grandi candele che naturalmente lo scaldano o ovviamente la scaldano. D'accordo, quindi sicuramente questa è una persona che ha bisogno di essere molto rassicurata e obiettivamente, pur avendo una grande passionalità da un punto di vista erotico, ovviamente sessuale, però è sicuramente una persona che andando avanti ovviamente nella storia avrebbe mostrato delle grosse falle anche, ahimè, da questo punto di vista, perché il 9 di bastoni parla di attesa, parla di ritardi, parla di ostacoli, quindi sicuramente una persona che non sarebbe riuscita a vivere adeguatamente anche e neanche obiettivamente la sessualità. D'accordo? Quindi questa è una persona che non si lascia andare del tutto. Vedete, ha sempre paura, sempre timore di fare quel passo in più che la porti in qualche modo a vivere in maniera totalizzante un sentimento e ovviamente anche l'erotismo. Quindi sicuramente anche da un punto di vista erotico questa persona potenzialmente avrebbe potuto fare di più e darvi di più, ma obiettivamente c'è sempre qualcosa che obiettivamente impedisce a questa persona di dare il massimo, cioè non dà mai il 100%. Cioè, questa è una persona che quando è con voi, o era appunto con voi, non lo era mai presente al 100%. Cioè, potreste aver notato dei momenti di, in qualche modo, distrazione, sembrare un po' nervosa, agitata, a volte diciamo particolarmente scostante, proprio perché questa è una persona che tende nel momento in cui sente delle emozioni molto forti, ve lo dicevo con la luna e ovviamente con il 6 di coppe, magari emozioni che gli riportano a situazioni di sofferenza del passato, emozioni che lui non sa vivere e controllare, 8 di bastoni, ecco che questa persona tende a raffreddarsi, soprattutto a fuggire e diciamo lo stesso modus operandi ovviamente lui lo attua anche nella sessualità, quindi nel momento in cui questa persona può trovarsi particolarmente, sentirsi particolarmente eccitata, potrebbe, diciamo, in qualche modo avere delle piccole defiance oppure potrebbe in qualche modo non dare il massimo, mostrarsi magari anche eroticamente egoista, quindi cercare comunque in voi qualcuno che possa soddisfare lui, ma non essere ovviamente invece in grado di soddisfare a sua volta voi. D'accordo? Quindi anche purtroppo, ahimè, da un punto di vista erotico, questa non è una persona in grado di darvi il massimo e soprattutto lo avreste appunto scoperto in futuro, perché il 9 di bastoni è una carta diciamo dalle tempistiche lente, quindi molto probabilmente inizialmente vi è sembrata una persona molto focosa, una persona preparata, diciamo, da un punto di vista erotico. Ecco, attenzione perché ovviamente avreste poi notato delle piccole falle o comunque delle problematiche anche addirittura in quello stesso ambito. Nel caso in cui per esempio sia una persona impegnata, potrebbe ovviamente nel momento di lasciarsi andare e vivere appunto un momento eroticamente importante e completo con voi, appunto avere dei pensieri, delle preoccupazioni e sensi di colpa in riferimento alla compagna ufficiale, per cui magari potreste notare invece un raffreddamento nei vostri confronti o potreste già averlo notato. D'accordo? Quindi anche, ahimè, da un punto di vista, diciamo, erotico, non è una persona in grado di lasciarsi andare totalmente, d'accordo? Quindi è una persona troppo trattenuta anche in questo, che teme proprio tanto, ragazzi, però, le emozioni, i sentimenti, il desiderio troppo forte e quindi di improvviso tende o a fuggire o a rallentare o comunque ad inventarsi delle storie, comunque delle menzogne per poter nascondere questa grande, enorme fragilità interiore.
d'accordo? Quindi obiettivamente ragazzi sino ad ora non abbiamo carte che ci indicano un reale tentativo di in qualche modo ferirvi o comunque prendervi in giro, ma abbiamo una persona che comunque lo fa perché obiettivamente non è assolutamente in grado di gestire in maniera equilibrata, matura e saggia una nuova conoscenza, né da un punto di vista ovviamente sentimentale né da un punto di vista erotico. Vediamo in questa appunto terza posizione il mentale, cioè le affinità tra voi e questa persona. E qui abbiamo invece il 7 di bastoni, comunque ancora una carta di diffidenza. Allora ragazzi, obiettivamente questa è una persona che, vedete, cerca di difendersi, in questo caso con la sua chitarra elettrica, appunto, da fan direi un po' troppo esagitati, che quindi potrebbero, vedete, in qualche modo ferirlo o comunque procurargli del fastidio, del disagio. Ecco, questa è una persona che vive appunto con troppa diffidenza anche il rapporto con voi, quindi fondamentalmente è una persona che non si è mai obiettivamente fidata ciecamente di voi. Ecco perché 8 di bastoni, quindi ecco perché questa è una persona che tende a raccontarvi poco di sé, perché vi ripeto è una persona che evidentemente non solo non sa comunicare, non sa ascoltare, ma anche non vuole. Perché si sente in qualche modo sempre spaventata questa persona dal futuro, dal vivere situazioni nuove. Vi ripeto, è una persona troppo attaccata, legata morbosamente al passato, fa fatica ad evolvere. Questa non è una persona coraggiosa, non è una persona che ha coraggio nei sentimenti, è una persona molto confusa e che si lascia molto spesso sopraffare da delle emozioni e sentimenti troppo forti che ovviamente non sa gestire proprio per un profondo senso di inadeguatezza e anche direi una scarsissima autostima. Ecco dunque che questa persona tende spesso a diventare arrendevole. Perché il 7 di bastoni, anche in accezione negativa, parla comunque di, vi ripeto, diffidenza, confusione, arrendevolezza, poca consapevolezza di ciò che obiettivamente sarà il futuro, mancanza di fermezza e di perseveranza. D'accordo? Quindi è chiaro che questa è una persona che sente di doversi difendere sempre da tutto e da tutti, motivo, vi ripeto, per cui non racconta tutto della sua vita, proprio perché è comunque una persona diffidente e ahimè lo era anche nei vostri stessi confronti. Quindi questo spiega appunto anche a volte l'uso della menzogna ribadita dall'8 di bastoni e dalla carta della luna. D'accordo? Quindi sebbene sia una persona comunque intelligente, comunque vi ripeto, questa è la posizione del mentale, il 7 di bastoni parla di una persona comunque pronta, preparata, intelligente, un artista appunto, però vi ripeto, una persona che non sa gestire, vedete, le situazioni di emergenza, se ne lascia spaventare, una persona anche ipercritica nei confronti di se stesso, ma anche nei vostri stessi confronti, quindi una persona che si è sempre fidata molto molto poco. Questo comporta comunque un rallentamento, comporta un non lasciarsi andare del tutto, 9 di bastoni, e comporta il voler rimanere invece troppo attaccato ad un passato, 6 di coppe, che lui conosce. Quindi questa è la classica persona che non lascia il vecchio perché nel nuovo non sa quello che trova. Quindi una persona, potete immaginare, di un coraggio veramente spettacolare, quindi è una persona di una fragilità interiore incredibile. D'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente o veramente molto giovane da un punto di vista anagrafico, quindi è diciamo una persona estremamente giovane, quindi classico ventenne che giustamente ancora ovviamente non riesce a gestire le proprie emozioni, oppure qui veramente vi trovate di fronte sicuramente ad una persona che pur essendo diciamo adulta però ha delle problematiche interiori ed emotive colossali. D'accordo? Quindi una persona molto molto diffidente, quindi non solo non riesce a comunicare ma anche non vuole. Cioè ve lo dicevo ragazzi con la carta dell'8 di bastoni che questa è una persona che sarebbe comunque andata avanti a mentirvi e a nascondervi molte faccende molto importanti ovviamente poi però per il vostro rapporto, che lo sarebbero state importanti, ma questa persona non aveva intenzione di raccontarvi determinati fatti, proprio perché non si fida. Questa è una persona molto diffidente.
Vediamo in questa ultima posizione ovviamente invece il futuro tra voi e questa persona, e qui abbiamo la regina di spade. Allora ragazzi, vi ripeto, questa è sicuramente una persona ovviamente che, come appunto vi ho detto, fa fatica comunque a staccarsi dal passato. Nel caso in cui comunque questa persona sia una persona impegnata, tenderà comunque a rimanere tale, quindi comunque si appoggerà ancora a questa regina di spade. È una persona che, vi ripeto, obiettivamente potrebbe comunque cercare l'aiuto, il consiglio di una terza persona, appunto una regina di spade, una donna con la quale lui ovviamente non ha un rapporto stupendo, perché parliamo di una regina di spade, quindi comunque una donna diciamo particolarmente arcigna, una donna fredda, una donna che non è particolarmente empatica, ma che comunque rappresenta per lui una regina di spade, cioè una donna forte, una donna energica, potrebbe rappresentare anche la madre o una sorella maggiore che in qualche modo lo fanno sentire appunto al sicuro, coccolato e ovviamente protetto, d'accordo? Quindi è una persona che a seguito della vostra chiusura o comunque dello stand-by ovviamente della vostra storia, imposto in particolar modo appunto da voi perché non vi siete mai fidate giustamente a questo punto di questa persona, ecco, questa è una persona che tende a tornare all'ovile, cioè nel caso in cui sia stata una persona impegnata cerca comunque sempre la vicinanza della compagna ufficiale. Nel caso in cui invece fosse una persona ovviamente single, questa è una persona che ha cercato e ovviamente cercherà l'aiuto di una terza figura femminile, quindi di un'energia femminile che lui reputa molto forte, quindi una donna forte, una donna capace, una donna sicuramente molto intelligente, perché parliamo di una regina di spade, quindi con un mentale ovviamente molto forte, una donna che però è interessata a lui, perché ovviamente viene estratta come regina di spade, quindi come vostra ipotetica rivale. È chiaro che ovviamente questa donna è interessata a lui, magari anche da tempo lo è. Lui ovviamente invece non particolarmente, perché lui la vede come una regina di spade, quindi non come una donna bella da un punto di vista estetico, come invece vedeva voi, perché per quanto riguarda il vostro rapporto vi vedeva appunto come la carta della luna. Questa è una donna dalle fattezze fisiche non particolarmente piacenti o comunque che a lui non piacciono particolarmente, ma vi ripeto, ne ammira molto la forza, la costanza e la perseveranza. Vi ripeto che potrebbe essere anche una madre, quindi obiettivamente una persona che è in grado di, diciamo, farlo sentire al sicuro, o comunque un'amica, o comunque una cugina, o comunque una sorella. Nel caso in cui ovviamente non sia una persona legata a lui da un legame di parentela, quindi non sia ovviamente una sua consanguinea, è chiaro che si sta parlando di un'altra donna, quindi un'amica per esempio, che lui vede solo come amica, ma ovviamente che invece lo ricambia con sentimenti e un certo interesse. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente la regina di spade è una donna adulta da un punto di vista anagrafico, quindi di solito una donna che ha oltre i 40 anni, quindi minimo 35-40 anni in su, potrebbe essere una donna separata, una donna divorziata o addirittura appunto una vedova, una donna un po' allergica per così dire, diciamo, ai rapporti profondi e duraturi, ma che comunque vede in lui una speranza. La speranza di poter, vedete, in qualche modo riprendere una vita sentimentale ovviamente molto più fiorente. Vedete, questa splendida ragazza sta piangendo. Quindi è comunque una donna che ha sofferto molto e che vede in lui la possibilità di essere felice. Ahimè, anzi forse ai lei, perché obiettivamente si ritroverà questo tipo di persona, quindi assolutamente non una persona forte e non una persona in grado di far vivere comunque ad una donna nei momenti di grande felicità. Quindi anche questa regina di spade, nel caso in cui sia appunto un'altra pretendente o comunque corteggiatrice, ovviamente si ritroverà poi in grosse difficoltà. D'accordo?
Nel caso in cui obiettivamente sia, vi ripeto, una parente, una madre, una sorella, una cugina, ecco che lui comunque cercherà il consiglio, ovviamente, e la protezione da parte di questa persona. D'accordo? Quindi, ovviamente, questo è il quadro sicuramente di una personalità insoddisfacente, ovviamente per chiunque stia cercando un 10 di pentacoli, quindi per chiunque stia cercando l'amore o comunque un sentimento stabile o comunque un rapporto stabile con una persona matura e saggia. Ecco, qui abbiamo tutto fuorché una persona matura e saggia. Dunque anche questa povera regina di spade obiettivamente sta subendo un inganno, perché evidentemente quest'uomo affascina molto, quindi può sembrare effettivamente una persona che possa dare molto, ma evidentemente è soltanto una maschera che obiettivamente lui indossa. Ma l'abbiamo detto, 8 di bastoni in accezione negativa, una persona che mente, una persona che tende anche a in qualche modo nascondere parti della sua personalità, oltre che grandi verità appunto della sua vita pratica e ovviamente sentimentale, d'accordo? Quindi sicuramente non avete avuto un abbaglio, cioè questa è una persona con la quale obiettivamente è impossibile, o sarebbe ovviamente stato impossibile, procedere in un rapporto equilibrato, sano. È una persona con enormi falle ovviamente da un punto di vista sicuramente emotivo, interiore e psichico, quindi questa è una persona che sicuramente non sarebbe stata in grado di darvi tutto quello che invece voi avreste meritato e voluto. Addirittura anche da un punto di vista ovviamente erotico e fisico, una persona che in qualche modo avrebbe mostrato delle notevoli difficoltà e falle in ambito appunto erotico e sessuale, perché parliamo di un 9 di bastoni, quindi ritardi, quindi problemi obiettivamente anche per esempio nel raggiungere la pienezza del godimento. Quindi anche da quel punto di vista non sareste state ovviamente particolarmente soddisfatte, ma perché qui chiaramente abbiamo un'emotività caotica, cioè questa è una persona che obiettivamente deve crescere. Cioè assolutamente questa è una persona che deve crescere, deve capire cosa vuole, deve staccarsi dal passato, deve risolvere le sue problematiche e soprattutto dovrebbe imparare ad essere un po' più sincera questa persona, a confidarsi un po' di più e a lasciarsi andare e soprattutto a fidarsi un po' di più sicuramente di una persona ovviamente come voi, d'accordo? Quindi ragazzi obiettivamente non vi siete perse nulla di particolare e anche questa regina di spade, vi ripeto, nel caso in cui sia una futura corteggiatrice si ritroverà la stessa tipologia di uomo dinanzi agli occhi, anche perché vi ripeto questa non è una persona che vuole cambiare e non è una persona che cambierà, d'accordo? Ovviamente se non altro nell'immediato futuro. Allora ragazzi, questa stesa obiettivamente termina qui. Io come sempre ovviamente vi invito a mettervi ovviamente come priorità per quanto ovviamente riguarda il vostro futuro, per quanto ovviamente riguarda la vostra felicità, per quanto riguarda ovviamente la ricerca dell'amore, perché vi ripeto, in questo caso non vi siete perse nulla di particolarmente meraviglioso, anzi questa è una persona molto problematica che tende a rendere problematici ovviamente tutti i rapporti che va a vivere. Ovviamente io rifarò stese di questo genere ovviamente nel corso del tempo, proprio per tenere comunque d'occhio sicuramente la situazione, ovviamente video che alterno a una variante unica e video invece a doppia variante, ovviamente per cercare di venire incontro alle necessità e anche ai gusti di ciascuno di voi. Come ovviamente dico sempre, mi raccomando quindi, tenete ovviamente duro, continuate a credere profondamente nell'amore, perché l'amore c'è, perché l'amore arriva, ovviamente cercando di stare il più possibile ben distanti ovviamente da personaggi ovviamente con queste grandi difficoltà interiori, che impedirebbero a chiunque di vivere un rapporto sentimentale di un certo tipo e comunque se non altro felice. E dunque come sempre buona fortuna e ovviamente a presto.